Ciao a tutti e benvenuti in Ducati, ben ritrovati con le nostre prove. Stiamo ricominciando, lo sapete, manca pochissimo, speriamo, al momento in cui tutti quanti potremo girare anche senza aver bisogno di una scusa, di un lavoro da fare, e quindi ricomincio io perlomeno personalmente con qualcosa di un po' più facile di quello che normalmente provo. Ducati Scrambler Pro 1100, moto divertentissima, moto facile, quindi cosa c'è di meglio per riprendere confidenza con la sella, la frizione, l'acceleratore, il cambio e le marce, perché bisogna ancora vedere se dopo 2 mesi e mezzo non mi sono dimenticato come si fa a guidare. Intanto io scappo a casa perché forse non lo vedete bene, ma ci sono dei nuvoloni che fanno spavento, quindi io scappo a casa, vediamo come si comporta in autostrada, vediamo un po' la strada statale, poi con calma esco su una strada un pochino più bella sul misto, con una luce spero molto migliore, e vi racconto come è fatta e come va. Intanto partiamo prima di prendere l'acqua. Via! Eccoci qua dunque, Ducati Scrambler 1100 diventa Pro, in questo caso Sport. Che cosa cambia? Nei numeri non tantissimo, però vi assicuro che con 2 o 3 ritocchi di qua e di là la moto è cambiata tanto nella sostanza, ma anche e soprattutto nello stile. Si ottiene una versione 2.0 nettamente più riuscita, a mio parere personale, rispetto alla prima 1100. Iniziamo però dai numeri, perché quelli contano sempre. Il motore è il bicilindrico Ducati Desmo 2 da 1079 cm3, quello che deriva dal Monster, ma è stato profondamente rivisto ed è diventato Euro 5 in questo caso per adattarlo allo Scrambler, un uso un pochino più allegro, un po' più disimpegnato. 86 i cavalli, 88 i Nm per spingere una massa di 189 kg di peso in ordine di marcia, quindi che lasciano intendere prestazioni piuttosto brillanti. Con i numeri abbiamo fatto, ma c'è anche quello che non vedete, ovvero la piattaforma elettronica. La Ducati Scrambler è, soprattutto nella sua versione 1100, una moto fintamente semplice, nel senso che al suo interno la tecnologia comunque è allo stato dell'arte. C'è una bella piattaforma inerziale e una bella suite elettronica, di conseguenza abbiamo 3 riding mode che qui si chiamano Urban, Journey e Active, naturalmente da Urban, che è il più tranquillo, fino ad Active, che è quello un pochino più sgazzolino, un po' più dinamico. Vi posso già anticipare che l'Urban ha una regolarità veramente senza precedenti nel mondo dei bicilindrici Ducati di questa cubatura. Le altre sono progressivamente più divertenti, ma lo vedremo dopo quando andiamo a guidare. Dicevamo piattaforma inerziale, che quindi consente l'implementazione di una frenata con ABS cornering e naturalmente il controllo di trazione che tiene conto dell'angolo di piega. La Scrambler però è una moto in cui i numeri contano relativamente, quindi andiamo a vedere che cosa è cambiato a livello di estetica, a livello di dotazione per diventare Pro. Allora, se conoscevate la precedente Scrambler vi basta il primo colpo d'occhio per vedere che al posteriore troviamo un doppio scarico, invece dello scarico sdoppiato uno per lato, qui sono sovrapposti, come a suo tempo sul Monster 1100 Evo, per chi se lo ricorda. Per me è molto più gradevole e anche più bella la coda tronca. Il problema è che, come sanno bene tutti, questo significa spostare il portatarga qui sul forcellone, soluzione che divide, c'è a chi piace e a chi non piace. Sono sicuro che comunque chi vorrà rimetterlo qua sotto quella che i possessori del Monster chiamavano il portasapone, il prolungamento del codino che serviva a reggere il portatarga, sono sicuro che troveranno alternative aftermarket. Andiamo subito sulla ciclistica, dove troviamo un monoammortizzatore Öhlins montato senza leveraggi progressivi, quindi direttamente sul forcellone, e una massiccia bellissima forcella Öhlins anche all'anteriore. Allora, le pinze, scusate, restiamo in zona ciclistica, vi faccio vedere le bellissime pinze monoblocco Brembo, che è al di sopra di ogni sospetto per potenza frenante e per prestazioni. Ripeto, stiamo parlando di una Sport, anche se non è questo il punto. E bello il faro che finalmente guadagna quella X, quell'elemento stilistico che c'era già sulla 800 e che richiama naturalmente il nastro adesivo che mettevano i fuoristradisti per evitare che il vetro andasse in frantumi se colpito dai sassi. Continuiamo con le novità della nuova 1100 con queste guance sul serbatoio. Queste sono intercambiabili, questa è bella con logo 1100 con un gioco di colore di tono nero su nero, e arriviamo anche al colpo d'occhio sulla strumentazione. Allora, quello che vedete e che noterà chiunque conosca lo Scrambler 1100 è l'assenza del tubo che passava qua sopra. Quindi il tubo, il raccordo del freno anteriore sulla prima Scrambler faceva una specie di ansa qua sopra, che doveva essere una citazione dallo stesso componente utilizzato a suo tempo sulla vera Scrambler monocilindrica
quella d'epoca. Non è piaciuta moltissimo questa citazione, ora il comando ha un andamento un po' più tradizionale che si infila qua sotto. Impeccabile veramente il ponte di comando, guardate la strumentazione minimal anche lei ma completissima, con l'indicazione del riding mode, il livello del controllo di trazione, la marcia inserita, la velocità, l'indicazione in questo caso che abbiamo il cavalletto abbassato e naturalmente qui tutta una serie di indicazioni dalla temperatura, orologio, contachilometri parziale, autonomia residua, scusatemi, e quant'altro. Quindi finiture che già sul primo esemplare, sul primo modello di Scrambler 1100 erano al di là di qualunque critica, qua sono se possibile ulteriormente migliorate. Allora faccio un attimo un passo indietro perché me lo stavo dimenticando, parliamo un attimo del cerchi e della gommatura. Davanti troviamo un 120-70/18, quindi un cerchio da 18 pollici all'anteriore, una scelta un po' particolare ma coerente con il discorso di uno Scrambler, mentre al posteriore troviamo un più tradizionale 180/55 17 pollici. Gommate Pirelli MT60 RS, gomme perfettamente in tono da un punto di vista estetico, vedete la tassellatura con l'immagine Scrambler, ma con poche velleità fuoristradistiche, si tratta soprattutto di una scelta legata al look e con prestazioni tra l'altro stradali al di sopra di ogni sospetto. Qui stiamo parlando di una gomma che abbiamo già verificato più volte tenere in maniera eccellente nella guida dinamica. Quindi fin qui staremmo parlando soltanto di pregi, c'è anche qualche difetto, è vero che le finiture sono fantastiche, ma ci sono un paio di cose che a mio avviso personalmente stonano un pochino. La prima è purtroppo un mio vecchio pallino per quello che riguarda Ducati. Penso che moto così belle, così raffinate, così curate in qualunque dettaglio, sia brutto che si accontentino di un cavalletto in cui l'appoggio a terra è soltanto un ferretro ripiegato. L'altra cosa, se volete, è una cosa più personale, più legata alla mia natura di smanettone, e penso che qua ci sarebbe stato abbastanza bene un cambio rapido, un quick shifter DQS. Ma detto questo, direi che, come già detto prima, qui le finiture sono assolutamente al di sopra di qualunque critica. Ricordiamo, la versione standard ha tutte quelle migliorie di cui abbiamo parlato, quindi la X sul faro, lo scarico che si sposta in alto, il portatarga che si sposta appunto dietro la ruota posteriore, le guance qua del serbatoio intercambiabili, mentre per la Sport aggiungiamo le sospensioni Öhlins, aggiungiamo il manubrio con una piega leggermente diversa, più bassa, e gli specchietti bar end davvero molto belli e vi posso assicurare anche piuttosto funzionali. Tutte cose a cui aggiungiamo, per amore di completezza, un serbatoio da 15 litri. Vi posso dire che nella prova ho registrato un consumo più o meno fra 19 e 20 km con un litro, quindi si ha una buona autonomia anche nell'uso turistico. Non pretendete di andarci a Capo Nord, naturalmente. La sella è bassa, siamo a 810 mm, quindi si scavalca bene anche se siete diversamente alti come me, ci state abbastanza comodi. Il passeggero, ho provato prima, ha il problema di non avere un appiglio a cui attaccarsi, ma per il resto è accolto piuttosto bene. La sella è larga, è comoda, le gambe non sono troppo piegate, sono relativamente distese e non ci dovrebbero essere interferenze con il doppio scarico laterale. Quindi rimando naturalmente a chi usa col passeggero, magari con climi molto caldi, però mi raccomando, usatelo con i pantaloni, non usatelo con gli short e vedrete che problemi da questo punto di vista non ce ne sono. Allora, i difetti sono veramente pochi. Tutti i pregi? Sì, mettiamola così. Adesso vedrete anche dal punto di vista dinamico come siamo messi. Non ho ancora parlato però di quello che è il principale difetto, se così possiamo dire, dello Scrambler Pro, perché per portarvela a casa vi servono 13.490 euro per la versione standard e 15.490 euro per la versione Sport. Sono quotazioni molto elevate, giustificate dalle finiture, per l'amor di Dio, e dalla dinamica, dalla personalità di questa moto, però è chiaro che sono prezzi che possono spaventare perché sono quotazioni piuttosto alte. Del resto però perfettamente allineate con le rivali di categoria. A questo punto però abbiamo chiacchierato abbastanza, ve l'ho fatta vedere da ferma fino alla nausea, montiamo in sella e andiamo a vedere come va. Andiamo! Benissimo, eccoci finalmente dove conta, in sella a questa Scrambler 1100 Pro in allestimento Sport. Cosa dire? La posizione di guida è quella di una naked non troppo cattiva, ha una via di mezzo tra quelle più classiche, diciamo così, e una naked più sportiva. Il manubrio basso mi piace molto perché credo che uno dei difetti della Scrambler, soprattutto la 800, alla 1100 più o meno ne muto qualcosa, sia il manubrio un po' troppo alto. La sella è comoda
non determina una posizione di guida particolarmente sportiva, ma favorisce l'agilità. Si è seduti sopra la moto, come succede spesso su delle proposte classiche, quindi ci si trova comodi e divertenti, proiettati di getto in quella Land of Joy che piace tanto a Ducati. Allora, il motore è molto divertente, come ci aspettiamo che sia il bicilindrico 2 valvole Ducati. Tanta coppia fin da subito, tanto che bisogna stare un attimo attenti perché è un attimo superare i limiti. E naturalmente, visto che sono in, come vedete, active, non so, provo a farvelo vedere meglio, il riding mode più sportivo, c'è qualche strappetto, quindi adesso noi ci prendiamo un attimo di pausa, nel senso che cambiamo il riding mode in journey e proviamo a vedere come si comporta con una guida un po' più pennellata. Comunque, come potete vedere, se sta a 55 all'ora, è chiaro che non si può rispalancare, ma con qualche strappo si esce bene. Quindi la regolarità che già nel passaggio da Monster a Scrambler 1100 era migliorata, in questo caso è migliorato ulteriormente, perché vi assicuro che con la vecchia a questa velocità in sesta vi cascava la dentiera. Però siamo su un bicilindrico che richiede una guida ad hoc, e quindi mettiamoci un attimo adesso nella modalità journey, perché se ci sono i riding mode è giusto usarli, e qui la situazione migliora ulteriormente perché la fluidità è ancora più piacevole. Dicevo, il motore offre naturalmente il meglio ai medi regimi, perché è giusto che una moto del genere è perfettamente in sintonia con la personalità di una moto del genere, e tutto sommato gradevole. Vibrazioni pochissime, si sente il bicilindrico che pulsa, si sentono i guanciali qua del serbatoio che vibrano un pochino e trasmettono qualche cosa alle cosce, ma non si può parlare realmente di vibrazioni. Ve lo dico subito, sul caldo non so cosa dirvi, ci sono un poco meno di 20 gradi, c'erano un pochino più di 20 giù in pianura, ma non mi sembrava che la moto trasmettesse calore. È chiaro che tutto questo poi ad agosto potrebbe cambiare. Quindi motore promosso con lode. Vediamo cosa dire della ciclistica. Allora, la Scrambler 1100 è agilissima, un po' la posizione di guida, un po' effettivamente la distribuzione dei pesi, le masse, e si infila in curva che è una meraviglia, si diverte da matti a giocare. L'assetto è un pochino rigido perché le Olis scorrono molto bene, però l'assetto è sportivo perché comunque c'è da gestire una bella coppia e una potenza interessante, e di conseguenza dicevo la risposta è abbastanza secca, c'è una taratura abbastanza sostenuta. Davanti si va molto bene, se devo dire la verità, la forcella è molto scorrevole, copia molto bene. Dietro un pochino più secco, d'altra parte non c'è il leveraggio progressivo e quindi sulle asperità abbiamo una reazione un po' più diretta. Allora, capitolo freni, Andrea, il perfetto, che aveva provato la prima versione qualche anno fa, aveva criticato un po' il comando all'anteriore, giudicandolo un pochino troppo aggressivo, un po' troppo pronto. Io vi devo dire che il problema è stato assolutamente risolto. Qua il comando è molto potente, però è molto progressivo, pastoso e molto piacevole, sportivo, perché la potenza è superiore a quella che si trova mediamente su moto di questa estrazione, che strizzano l'occhio al mondo classico. Quindi il freno anteriore è promosso con lode. Il posteriore, come succede a volte su alcune Ducati, invece è un pochino debole, serve giusto per correggere la traiettoria o se lo usate per tenere un po' sotto controllo l'assetto, ma manca un pochino di potenza, e soprattutto l'ABS entra davvero presto, appena lo chiamate in causa. Gomature di primo equipaggiamento, le Pirelli MT60 RS già citate, si scaldano in un attimo, tengono molto bene, e visto che parliamo di gomme, parliamo anche di cerchi, nel senso che il 18 anteriore è una scelta un po' anomala, cioè comune per questo genere, per questo segmento, magari
appropriato per questo segmento, ma non esattamente quello a cui siamo abituati. Ieri, come avete visto nella scenetta introduttiva, mi sono fatto un pochino di autostrada, concedendomi anche qualche allungo, e problemi di stabilità non ce n'è assolutamente, grazie anche al manubrio un po' più basso. Paradossalmente è più stabile la 1100 della 800 alle alte velocità, quindi non c'è nessun compromesso. E anche a livello di precisione sul veloce direi che non ci si possa assolutamente lamentare. Quindi Scrambler 1100, per quello che mi riguarda, promossa con lode. Finiture ancora migliori, ve l'ho detto quando ve l'ho fatta vedere prima, che in parte giustificano un prezzo veramente elevato. Ecco, se proprio devo trovare qualcosa, io su una Sport, lo ripeto, ci avrei visto molto bene il DQS, il Quick Shifter di Ducati, perché per tutto il resto sinceramente a livello dinamico, guardate, non mi sembra le si possa muovere alcun appunto. Soprattutto sullo stretto, ragazzi, secondo me adesso è un periodo particolare, come sapete, bisogna tenersi del margine, bisogna andare molto prudenti, ma sono sicuro che con questo oggetto si può divertire veramente tantissimo e far venire il mal di testa a più di una moto molto più sportiva nell'immagine. Il prezzo, ragazzi, è da Ducati. D'altra parte però, secondo me in questo segmento una moto che su strada si guida come questa al momento non c'è. Quel paio di difetti che aveva la versione precedente sono stati abbondantemente limati, se non del tutto eliminati. Guardate, quel tubo al di là della citazione non c'è più, era una delle cose che mi dava più fastidio alla vista. E quindi ragazzi, ripeto, per me promossa con lode. Brava Ducati, la trovate già nei concessionari. Ragazzi, a questo punto vi ripeto, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto fa lo stesso, condividetelo. Io rinnovo i complimenti a Ducati e vi do appuntamento alla prossima prova. Ciao!